Eccoci amici di Monza News, bentrovati. Oggi parliamo di idee e futuro digitale, un progetto che nasce dai giovani, pensato proprio per i giovani, a testimonianza della grande intraprendenza dei ragazzi di oggi. Con noi c'è Nicole Berna, CCO e co-founder di AM, una piattaforma AI-based pensata per aiutare i giovani a trasformare le loro idee di business in realtà, offrendo strumenti, connessioni e ispirazioni. Buongiorno Nicole, come stai? Molto bene, in realtà, con questa giornata soleggiata. Tu invece? Molto bene, molto bene, molto bene, grazie. Ecco, partiamo dall'inizio. Che cos'è AM e da quale esigenza è nata? E soprattutto quale vuoto e quale difficoltà nel mondo del business di oggi vi ha spinto a costruire questa piattaforma? Beh, l'idea è nata proprio da un'esigenza che in realtà abbiamo vissuto. Infatti tutto il nostro team ha avuto tantissime idee, tantissime ispirazioni, tantissime anche voglia di fare, però non sapeva e non aveva quelli che erano gli strumenti. Infatti si parla soprattutto nell'ambito delle start-up, dove trovare qualcuno che ti segue passo dopo passo, trovare anche una struttura degli strumenti in modo facile è una cosa molto difficile, e soprattutto per i giovani. Infatti il nostro target sono proprio loro, tra i 18 e i 25 anni. Infatti, parlando in realtà in generale delle percentuali, il 55% dei giovani ha voglia di fare, vuole iniziare una propria attività, ma non hanno gli strumenti per farlo. Infatti solo il 42% di questi 55 si sentono pronti a veramente iniziare, gli altri si fermano all'idea. Infatti AM vuole risolvere proprio questo problema. Vuole rompere quelle che sono le barriere per entrare nell'imprenditorialità. Infatti lo fa come? Come fa Duolingo. Quindi invece che insegnare una lingua, insegna come iniziare una propria startup. Come? In modo gamificato, in modo strutturato, in modo intrattenente, proprio adeguato al target che abbiamo. E chi siete e come si è formato il team di questo progetto? Beh, in realtà è una grande particolarità del nostro team proprio il fatto che siamo da diverse parti del mondo. Ok. Infatti i co-founder e il founder, quindi io, Edoardo e Sean, appunto proveniamo da diverse parti, e soprattutto io e Edoardo ci conosciamo già da 1 anno e mezzo, e infatti tutti e due veniamo da Schio, che è una cittadina in provincia di Vicenza del Veneto, e lì abbiamo già lavorato per diversi progetti, e poi quando è venuta l'idea di AM abbiamo iniziato anche a lavorare su AM, e attraverso LinkedIn, che è uno strumento straordinario per le connessioni, abbiamo incontrato anche Sean, e poi abbiamo Dari e Jacopo che fanno soprattutto parte del mio team, quindi quello della comunicazione, e che Jacopo fa parte del mio corso dell'università, e invece Dari fa parte del corso dell'università di Edoardo, e poi abbiamo anche Jim, che anche lui fa parte, vive comunque in Olanda, e l'abbiamo incontrato sempre attraverso LinkedIn. E c'è stato un momento preciso in cui avete capito che questa intuizione poteva diventare, insomma, qualcosa di concreto? In realtà non c'è stato un momento durante il processo, ma all'inizio. Cioè, io mi ricorderò sempre, continuerò a raccontare questa storia della prima chiamata. Cioè Edoardo che mi ha chiamato quella sera quando gli è venuta l'idea. All'inizio non avevo capito tanto in realtà, e poi a mano che lui ha continuato a spiegarmi ho veramente capito che poteva diventare qualcosa di concreto, poteva diventare qualcosa che potesse aiutare i giovani. Ok. E quindi è stato soprattutto all'inizio, e poi abbiamo continuato a lavorare in questo, e continua ad essere un'idea, una visione che noi abbiamo, e sappiamo che diventerà un qualcosa di concreto. Ecco, come funziona allora l'app in modo concreto e appunto hai detto che si basa insomma su una community di giovani. Esatto, allora, dal punto di vista dell'applicazione, appunto il giovane scaricherà l'applicazione e all'inizio verrà, diciamo, bombardato di domande. Quindi Ok. sia dal punto di vista della sua daily routine, delle sue esigenze, eccetera, sia poi a mano nel modo molto più specifico dal punto di vista dell'attività che vuole aprire. Quindi dando sempre più dati all'algoritmo dell'intelligenza artificiale, perché appunto il mentor è un'intelligenza artificiale che poi è la mascotte, alla fine il bratipino Ammi, che appunto poi seguirà passo dopo passo la persona, in questo caso appunto il giovane. Quindi attraverso anche lezioni, attraverso delle connessioni con dei professionisti, attraverso poi anche delle task concrete
che verranno date poi al giovane e poi anche all'interno ci sarà una community, quindi una connessione tra le persone che stanno facendo sempre lo stesso percorso, che hanno avuto problemi oppure hanno già superato quei problemi che altre persone hanno avuto, per appunto connettere il giovane. Non vogliamo isolarlo nell'applicazione, Certo. ma lo vogliamo connettere a altre startup, altre idee, ed è proprio questa anche la bellezza delle startup e della imprenditorialità. E quali strumenti concreti offrite appunto a chi vuole trasformare un'idea, un progetto in qualcosa di concreto, in un business concreto? Allora, noi forniamo appunto i feedback da degli specialisti, da dei professionisti, da delle persone che hanno già lavorato nel campo. E poi abbiamo comunque l'idea di fornire anche degli strumenti concreti dal punto di vista, per esempio, di applicazioni o servizi che aiutano all'organizzazione del team, al raggiungimento delle task, non so, alla ricerca di investitori, per esempio, che sono appunto questioni che servono molto a delle persone che appunto vogliono iniziare questo tipo di percorso. Quindi anche poi partnership, connessioni, anche questi sono strumenti essenziali, completamente essenziali nel mondo delle startup, e sono anche la cosa più bella dal mio punto di vista. Quindi cerca di appunto mettere tutto insieme, mettere tutti questi strumenti insieme e aiutare la persona passo dopo passo nel percorso. E insomma, quanto conta quindi appunto la community e insomma, cos'è che vi rende speciali effettivamente? Allora, la community è la cosa fondamentale. Cioè, come ho già accennato, secondo il mio punto di vista è la cosa più bella delle startup. Cioè noi adesso come team stiamo facendo proprio il percorso che poi i nostri utenti faranno alla fine, e mi sto veramente rendendo conto che incontrare le persone, parlare, conoscere e riuscire a trovare una connessione tra appunto persone che stanno facendo anche loro lo stesso percorso oppure hanno già fatto lo stesso percorso che stai facendo tu è la cosa più bella della startup. E quindi la parte della community è una parte fondamentale dal mio punto di vista. Le cose che invece ci rendono speciali, oltre alla community, è anche il fatto che noi ci concentriamo soprattutto sulla parte della sostenibilità. Perché infatti noi risolviamo diversi, ma il principale degli SDG, quindi dell'Agenda 2030, è quello numero 8, quindi quello della crescita economica. Quindi noi non solo utilizziamo quello che è uno strumento che adesso sta arrivando veramente ai picchi, quindi quello dell'intelligenza artificiale, ma lo cerchiamo di utilizzare nel modo corretto e sostenibile, perché alla fine l'obiettivo di AM è quello di aiutare le persone. Quindi in generale, riuscendo a fare una cosa in un modo sostenibile, riusciamo ad aiutarlo appunto anche dal punto di vista globale alla fine. Immagino poi che ci siano state tante difficoltà, o magari no, me lo auguro insomma per voi che avete incontrato, insomma. Come siete riusciti ad affrontare le difficoltà? Allora, sicuramente ci sono state le difficoltà. Ci sono state difficoltà di diversi punti di vista. Parlo adesso per quelli che conosco io di più, quindi sono quelli dal punto di vista della comunicazione, del marketing, che appunto per esempio è quello di raggiungere il pubblico, che in realtà il nostro target appunto è difficilissimo da raggiungere, soprattutto dal punto di vista dell'attenzione che un giovane dà, dagli strumenti che utilizza, quindi raggiungere un pubblico da questo punto di vista è stato molto molto difficile e lo è ancora, ma in realtà questo continuare a lavorare e soprattutto la visione che noi abbiamo come team è la cosa fondamentale, perché ti sprona a continuare a lavorare verso l'obiettivo. Quindi non vediamo quelli che sono le difficoltà, quelli che sono gli errori, quelli che sono appunto quegli ostacoli come delle cose che ci potrebbero abbattere alla fine. Al contrario, ci fanno crescere. Infatti noi appunto siamo giovanissimi, ok? Abbiamo tra i 18 e i 20 anni. Tranne anche Sean che appunto ne ha 18, però quando l'abbiamo conosciuto ne aveva 17, cioè veramente siamo giovanissimi, abbiamo
ancora tantissima esperienza da fare e tantissime conoscenze da prendere. Certo. Quindi appunto fare errori è la cosa fondamentale. E appunto capendo questa cosa adesso stiamo arrivando a raggiungere degli obiettivi che appunto ci siamo preposti ed è una soddisfazione immensa. Ecco, spesso si dice che i giovani abbiano poche occasioni o facciano fatica a mettersi in gioco. Quanto conta, secondo te, dimostrare il contrario con un progetto come il vostro? Ripeto, è fondamentale. È proprio questa parola, è fondamentale. Cioè, i giovani, soprattutto la generazione Z adesso viene vista come poca voglia e sempre sul telefono e non fanno niente, eccetera, eccetera. In realtà è completamente il contrario. Cioè, noi Sì, abbiamo molta più voglia di fare, abbiamo molto più coraggio e non abbiamo paura dell'imbarazzo. Cioè, sono quando per d'accordo. esempio ci sono stati i trend di, non so, c'era il diluvio e c'era appunto il giovane che è uscito travestito da dinosauro a ballare, capito? E proprio l'imbarazzo, cioè non ci fermiamo a questa paura. E questa cosa deve essere valorizzata. Cioè io prima di Amo, ho lavorato per tantissimi altri progetti dal punto di vista giovanile e ho visto tantissime altre persone che avevano voglia di fare, facciamo e quello. La cosa che frenava era dove trovo gli strumenti, Certo. come faccio, come inizio, eccetera. Quindi veramente riuscire a dare una possibilità del genere a delle persone e poi far vedere, che sono sicurissima di questo, far vedere che poi questa cosa verrà utilizzata e porterà a risultati grandissimi, secondo me veramente rivoluzionerà il pensiero che le persone hanno sui giovani. E a livello personale, che cosa ti ha lasciato questa esperienza e cosa ti sta lasciando, insomma, in che cosa ti senti maturata, diventata più grande, insomma? Allora, ci sono diverse cose. La prima è soprattutto la parte delle conoscenze. Ok, Cioè, io prima di iniziare dal punto di vista del mondo dello startup avevo pochissime conoscenze da questo tipo di ambiente, cioè veramente non sapevo come muovermi, eccetera, anche e soprattutto dal punto di vista della comunicazione e del marketing. Era una cosa veramente fuori dal mio mondo, cioè non sapevo dove fare, dove. Adesso sto veramente raccogliendo tutto questo tipo di conoscenze e lo sto continuando a fare, cioè non sto dicendo che ho finito perché certamente, zero. giusto così. E quindi le conoscenze sicuramente. La seconda cosa fondamentale è il modo di comunicare con una persona. Come conoscere una persona, come capirla, come comprenderla, come appunto iniziare una connessione. Perché veramente il networking e la community e questa energia che c'è nel mondo startup è unica ed è bellissima e anche l'opportunità che mi ha dato a conoscere tantissime altre persone nell'ambiente mi ha aiutato veramente tanto da questo punto di vista. E avete mai avuto paura, hai mai avuto paura, insomma, di non farcela in questo progetto? O avete ancora un po' di timori? Non so. No, cioè io dal mio punto di vista, io non ho mai avuto paura di non farcela. Perché? Era una cosa molto importante questa in questo ambiente, cioè bisogna avere la visione e fortunatamente il nostro team ce l'ha. Ha esattamente la visione di quello che sarà tra, facciamo, minimo 5 anni, è la cosa fondamentale, perché questo ti sprona a dare sempre di più e come appunto avevo detto prima, non ti fa abbattere se c'è una difficoltà, se c'è un ostacolo. Quindi io, avendo la visione, ma anche tutti noi avendo la visione, non abbiamo paura di non farcela, cioè ci sarà qualcosa di concreto, ci sarà AM e ci stiamo lavorando, stiamo cercando anche di adattare, che anche questa è una cosa molto importante, cioè non è che abbiamo un'idea e la piazziamo e questa deve funzionare. Infatti tutto il percorso che noi stiamo facendo adesso e che ci sta facendo capire molte cose è appunto adattarci a veramente le esigenze che ci sono. E appunto questa cosa non c'è stata, non c'è una paura, un fermarsi, c'è la visione, quello sarà e quello succederà, appunto. E qual è il risultato che finora vi ha fatto capire, insomma, che siete sulla strada giusta? Allora, dal punto di vista di AME in generale, sono soprattutto i feedback. Cioè, Ok, ogni persona a cui noi presentiamo quest'idea
riceviamo sempre un feedback completamente positivo. Ok, Cioè, molto bene. parlo con una persona e dico, questo io sto lavorando dal punto di vista di AM, fantastico, bellissimo, ti aiuta da questo punto di vista. Ah, AM, questa è un'applicazione, fantastico, bellissimo, pa, 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 pa. Quindi i feedback, per esempio, ci hanno portato ad andare sempre più avanti e capire che veramente questo è quello che serve. Li stiamo raccogliendo e veramente sono tantissimi, anche dal punto di vista di veramente investitori adulti in questo periodo che veramente ascoltano l'idea ed è fantastico. Cioè, e ci aiutano anche, c'è questo aiuto reciproco che ci sta veramente facendo capire che veramente stiamo andando nella direzione giusta. Allora, che messaggio ti senti di dare a quei ragazzi che hanno un'idea ma non sanno ancora, insomma, come metterla in pratica? Buttatevi, fate. Cioè non vi sentirete mai 100% pronti. Non mai vi sentirete veramente con abbastanza conoscenze, abbastanza preparazione da iniziare. Noi non ci siamo sentiti per niente preparati a iniziare una cosa del genere e a far parte di questo mondo, ma è proprio questo che deve spronare, la voglia di conoscere. Quindi non Certo. so, chiama quella persona, inizia a scrivere, inizia a organizzare, scrivi una persona su LinkedIn, connettiti, posta quel post sui social, un annuncio, eccetera. Fai il primo passo, buttati, perché alla fine cosa hai da perdere? Niente, c'è un mondo, tutti sbagliamo, tutti non facciamo, ma è proprio questo che deve spronare e non c'è un'altra cosa molto importante, che non ci sarà mai un problema che non riuscirai a risolvere. Mai. Quindi anche se c'è una difficoltà, se hai paura, eccetera, ci sarà sempre un modo per risolvere questo tipo di problema, ci sarà sempre un modo per superare quell'ostacolo. Quindi nessuno ha mai niente da perdere. Quindi veramente buttati e fai. E allora come vedi AM tra 5 anni? Un successo. Un successo, un'applicazione, minimo, ma minimo 1 milione di utenti, tantissime startup nate da questa applicazione, una marea di connessioni, tantissimi eventi, un team che lavora con energia e forza e il viola, che è il nostro colore. Quindi è veramente così che vedo AM tra 5 anni. Nicole, io ti ringrazio molto perché è sempre bello vedere queste iniziative che, insomma, partono dalle nuove generazioni per le nuove generazioni, insomma, che possono regalare un futuro anche in questo ambito. Grazie mille. Grazie a te. E se anche tu hai una storia da raccontare, scrivici a monzanews@gmail.com. A presto!